primo risveglio in Portogallo. Abbiamo dormito in una piazzolina consigliataci da un francese, ha detto gratuita, volevamo andare in campeggio, però poi dal campeggio avremmo dovuto prendere le biciclette per venire qua, e invece questo signore ci ha detto sì, state qua tranquilli, quindi siamo a Santa Lucia, Santa Lucia di fronte all'isola di Barril, un'isoletta che abbiamo visitato ieri con le biciclette, ma è lunga e stretta come tutte queste isole qua davanti. L'unica cosa che ha una strada sola di 1 chilometro, avete visto poi nei video di ieri, dove c'è un trenino che raggiunge l'altra sponda dell'isola, ma non c'è altro. Questo trenino serviva in un primo tempo per trasportare il pesce, perché c'era una tonnara. Va bene, andiamo a Olao, andiamo a vedere com'è Olao e poi ci sistemiamo per la giornata. A dopo! E chi mi schioda da qua? Mauro ha trovato il suo posto ideale. Ciao Olao, mi piace. Secondo te hanno bisogno di un istruttore? Può essere. Quasi quasi mi fermo. Stiamo andando verso l'isola di Culatra. Già il nome mi piace. Questo è il traghettino. Purtroppo le bici non ce le fanno portare, quindi ce la faremo a piedi. Ha detto che da un paese all'altro, da una parte all'altra dell'isola, sono solo 40 minuti a piedi. Una passeggiatina. Bene, andiamo. Il traghettino sta affrontando il canale, c'è un canale navigabile e un sacco di barche all'ancora, perché poi qui sì che è oceano, ma in realtà all'interno di queste isole sono protettissime, veramente belle. In realtà da queste parti non ho mai navigato, ma avendo navigato tanto anche in oceano, però questa zona della costa portoghese non l'ho mai fatta. In tutta onestà non conoscevo neppure l'esistenza di un posto così riparato in oceano, da queste isole di sabbia. Ce l'ha fatta conoscere un nostro amica Andrea Fonfani, che ringraziamo, quando con il suo tatì è partito da Andorra per andare a La Rochelle, dove partecipava alla Long Route. Si è fermato in queste zone e ce ne ha parlate molto bene, perché dice qua si può andare in porto, si può stare all'ancora, siamo comunque riparatissimi dalle onde dell'oceano. Siamo arrivati a Culatra. Quante persone vivono qua, Betty? Ho letto 700 persone. 700 persone vivono qua senza auto, senza niente. Non hanno mezzi a motore. È affascinante questo villaggio che sembra quasi d'aspetto coloniale. Il paesino è veramente molto carino. Paesino di pescatori. È particolare, tanta gente viene qui sicuramente per andare poi sulle spiagge che danno al mare aperto. Hola. Hola. Mi piace invece passeggiare un po' tra le stradine del paese.
carine tutte queste passerelle in Madeira che ti permettono, ti accompagnano alla spiaggia senza che ti devi inzuppare, sporcare, riempire di sabbia in un certo senso. Siamo arrivati in spiaggia e Mauro cosa deve fare? Il suo rito, il bagno nell'oceano. In oceano. Ormai ci ha preso gusto con i suoi bagni in oceano. Gli piace, tutto contento, come un bambino, ne fa più d'inverno che d'estate di bagno. Si sta benissimo, benissimo. Guarda che temperature, meravigliose. Io ho fatto il bagno. Sì. I nostri follower non possono sentire il profumo, ma qui cosa abbiamo? Questo fiorellino giallo, che chi ci ha seguito nei video passati forse conosce, è, Soprattutto quelli estivi. direi, soprattutto estivi, è Elicriso, che abbiamo trovato, che troviamo in nord Sardegna, sud della Corsica, in parte anche a Capraia. Ha un profumo intenso come sempre, però la pianta è leggermente diversa. Ha una foglia che sembra quasi più rosmarino, però il profumo del fiore è quello. Elicriso portoghese. Helichrysum portoghese. Siamo circondati dalla macchia mediterranea, però peccato che ci troviamo in oceano. Quindi cosa è diventata? La macchia mediterranea ha subito una variazione diventando Macchia oceanica. macchia oceanica. Camminando nel deserto. Ora sta dando nuovamente la colpa a me perché dice che l'ho fatto perdere. No, una volta tanto che non ti dico nulla. Perché mi accusi? Perché me lo dici sempre. No. Praticamente ci siamo fatti tutto il giro dell'isola. Mauro contentissimo di camminare. E ora abbiamo l'ultimo pezzo per raggiungere Farol. Abbiamo trovato la nostra strada lungo la spiaggia. La strada più comoda e più semplice da percorrere. Le calme acque all'interno delle isole stanno facendo anche scuola e vela con gli Optimist. Questa parte dell'isola è Farol, dove dobbiamo riprendere il traghettino. Sembra che siamo gli unici. Si chiama Farol perché c'è un faro grosso. Un albero di Natale, nonostante la temperatura tra 15 giorni e Natale, è il faro di Farol. I nostri amici sono a sciare e noi siamo a fare il bagno in mare. Che bello qua. Bello questo faro, sì. Bello, bello, carino, carino, carino. L'atmosfera è veramente affascinante. Qui è completamente deserto in questo momento rispetto a Culatra, dove c'era un po' più di gente, ristoranti, qualcosa aperto. Qui non è aperto praticamente nada. Siamo venuti a Farolle, che personalmente io lo trovo anche molto più carino di Culatra. Culatra. Abbiamo trovato una signora che gentilmente
Un unico bar aperto con due aperto. clienti locali. Tutti bevevano un caffè e a noi ci fa 2 toast, ok? Quindi poi vediamo come sono, 2 birre e intanto questa mattina siamo arrivati al porto, ci ha detto c'è il traghetto che parte tra 5 minuti, non avevamo niente, siamo partiti, fortunatamente avevamo la GoPro e la macchina fotografica che comunque adesso si è scaricata. Per me è una giornata, io mi sono divertito come un matto. Io sono felicissimo oggi. Nonostante Betty, Per una volta che non me ne dicevi tutte. nonostante Betty sia preoccupatissima perché dice scelto io tutto, adesso questo mi fa così perché si è fatto. No, sono felice. Stranamente. Oggi sono felice. Oggi. Io ho mangiato 2 bei tostoni, volevo mangiare un po' di baccalao, ma qui non ce l'avevano il baccalao. Adesso andiamo a prendere il traghetto perché sennò lo perdiamo. Ci manca solo che perdiamo il traghetto, così dormiamo qua dalla signora che ci fa altri 2 toast per la cena. Siamo brigati. Obrigado. Ora torniamo a casina perché Carletto ci aspetta. Poverino, gli abbiamo detto torniamo subito. Si è stati fuori tutto il giorno. Stiamo arrivando al porto di Olao, che è questo qua. Qui c'è il porticciolino turistico all'interno di questa barra fangosa, sabbiosa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa mattina andiamo di nuovo a visitare un'isola differente da quella di ieri. Ci siamo svegliati prestissimo perché vogliamo prendere il primo traghetto che parte alle 8:30. E quindi la destinazione di oggi è l'isola di Armona, che è proprio qui di fronte. Infatti penso ci voglia un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Quarto d'ora traghettino che va molto piano, va a 5-6 nodi, non di più. E ci dedichiamo una mattinata alla visita del paesino e un po' di spiaggia, di mare. Adesso ce la facciamo, sì, anche un bagnino. Qua fanno i biglietti, costano 2 euro a tratta, quindi un autobus, quindi 8 euro andata e ritorno per 2 persone. Stai diventando un armonense ormai. Magari quasi è più intima di Culatra, sarà che ieri era domenica, quindi C'era anche più confusione, oggi è molto più tranquilla, è lunedì. E in quest'isola, sebbene piccola, ci sono comunque i bombeiros, i pompieri, in caso di necessità possono intervenire. Eccoli qua. E c'è anche un piccolo ospedale, pronto soccorso. C'è tutto. C'è qui questa bella insenatura che entra dentro l'isola, adesso siamo in bassa marea, quindi c'è poca acqua, probabilmente stiamo qua ancora qualche ora, vediamo se in quest'ora
oggi questa bella isola ci ispirava ancora di più, quindi ci siamo portati il drone, cosa che ieri non avevamo. Il problema è che appena sono decollato mi è uscito l'allarme di controllo militare e appena ho provato ad alzarmi un po' ho fatto qualche ripresa che vedrete perché ve la faremo vedere. Effettivamente stiamo un po' vicini all'aeroporto di Faro, che è proprio là. Gli aerei passano sopra di noi nel decollare, quindi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Stiamo arrivando alla Praia, che è qua davanti. Andiamo a vedere se riusciamo a stenderci un po' il sole, che deve ancora svelarsi dietro le nuvole. Guardate che meraviglia! Spiaggia bianchissima nel canale tra l'isola di Armona e l'isola di Culatra, che è qui a distanza di 300 metri, non di più. Bellissima questa lingua di sabbia, guardate che bella che il mare arriva quasi, incrocia tra le varie correnti. Peccato non poterla dronare perché dall'alto si vedrebbe benissimo, però è stupenda, guardate che bella anche qua. Quindi ci siamo sistemati Sopra questa dunetta, al riparo dalla poca arietta che c'è, e si sta bene. 11 dicembre, isola di Armona, Olao, Portugal. Ecco che si è alzata la marea, difatti, vedete? Quella barca là, 3 ore fa, era in secca, questa pure, adesso stanno galleggiando. Questa ancora no, qui non c'è ancora arrivata. Si è alzata non poco da questa mattina. Qui siamo da Zulinda, una barca poco linda, che è un po' conciata male per quando prende il mare. Se si alza la marea, Zulinda porta via, la rima non la fa, ma la barca se ne va. Il poeta di Mauretto si fa sempre notare, anche ad Armona. Come atmosfera mi è piaciuta molto, forse più di Culatra. E ora abbiamo l'ultimo pezzo per raggiungere Farol. Camminiamo sulla spiaggia, che è un po' più comodo perché il sentiero finora, sto aereo che rompe il Allora, siamo venuti a Farolle, che personalmente io lo trovo anche molto più carino di Culatra. Stavo dicendo Culanda. Io lo trovo molto più carino, però non c'è